Buongiorno amici del canale, oggi siamo in questo bellissimo portico su cui abbiamo fatto un bellissimo lavoro di restyling su una boiserie molto vecchia che negli anni ha subito una bruciatura, è stata abbandonata in una casa per tantissimo tempo e io cocciuta l'ho voluta staccare dalle pareti prima che venissero abbattute per salvarla. Lei è più alta, lei è più bassa e grazie all'aiuto del mio bravissimo falegname Roberto sono riuscita a riadattarle salvandole. Abbiamo fatto un buon lavoro di recupero perché dietro si aprivano, si dividevano e quindi utilizzando una colla apposita e della stoffa siamo riusciti a avvicinare le tavelle e a ripristinarla completamente. Sono molto felice perché questo portico secondo me sarà molto caloroso e accogliente e magari in futuro verrà anche chiuso, quindi potrebbe diventare una futura seconda stanza, seconda sala da pranzo, perché gli spazi esterni, se ben gestiti, possono essere veramente un'ottima risorsa. Quindi qua oggi ho con me i moschettieri che mi aiuteranno a arredare, a colorare, soprattutto le parti alte perché Emma è bravissima a dipingere anche in luoghi dove Elisa spesso non arriva, e quindi con la loro mano sicuramente in una giornata riusciremo a colorare sia la boiserie che le pareti, perché è vero, è molto bella però è anche tanto usurata e quindi per far sì che sia un restyling fatto opera d'arte vedremo come aiutarla a spiccare al 100%. Misceleremo 2 tonalità Magic Wall, quindi useremo sicuramente una base molto prorompente di tortorelle aiutata con il Serendipity, perché abbiamo in testa un progetto tutto nostro molto elegante e femminile. Partiamo? Sì. Via! Abbiamo in testa una tonalità precisa. Molto precisa. Lui lo chiama melanzana, lei lo chiama malva, io non so, però lo scoprirò solamente iniziando a miscelare le mie tonalità. Ma la riusciremo ad acchiappare alla perfezione miscelando tortorelle e serendipiti. Quindi parto mettendo il mio tortorelle nel secchio e scaraffando un po' di volte, perché voi sapete bene che per attivare i componenti al 100% bisogna miscelare tutto molto bene. Quindi accertatevi sempre di avere il secchio ben pulito, senza rigoli di acqua, perché è molto importante, soprattutto oggi che utilizziamo Magic Wall su un muro grezzo, perché è stato appena intonacato e anche lì è cemento grezzo, pura, è importantissimo utilizzarlo alla perfezione, senza mettere acqua e senza comunque creare disomogeneità, deve essere molto coprente. Scaraffiamo. 1. 1. Luca, io vado, Vai. Inizio ad aggiungere serendipiti a piacere. Sì. Ti fidi? Mi fido. Fai male. Ma tu gira. Come se fosse un frullatore. Basta così. Proviamo a vedere cosa viene. Vediamo che succede, sì. Noi sappiamo perfettamente cosa vogliamo, quindi solo un attimo. Vediamo. Il colore è perfetto, è proprio quello che mi immaginavo, quello che avevamo in testa. Io partirò in questa zona, Luca in quella e Emma, che è la più temeraria, lassù. Qualcuno terrà la scala. Oggi vedrete che dipingo con la wall sia la boiserie che il muro. Perché? Perché questa boiserie è molto grezza. Quando io vi dico, ragazzi, mi raccomando, la wall solo sui muri e non sui mobili o comunque su ciò che è ligneo, principalmente perché? Perché non supporta ciò che è tanto lucido con un'usura elevata. Cosa vuol dire? Che se noi
questa parete di legno, andiamo poi a lavarla giornalmente, creiamo qualche problema al legno, perché non sopporterebbe un lavaggio così repentino. Ma questa bellissima boiserie ora verrà colorata con lo stesso colore con cui coloro la parete, soprattutto perché non andrò a lavarla ogni giorno, ma a fine giornata passerò su tutta la boiserie l'idrorepellente. Quindi mi garantisco una buonissima tenuta all'umidità che ci starà qua fuori e anche all'acqua che può venire di stravento, ma terrà moltissimo tempo, soprattutto perché io non ho su questa parete un'usura elevata giornaliera. Se invece voi avete una boiserie, per esempio in cucina o in bagno, e sapete che tutti i giorni andate a lavare con un tensioattivo, in quel caso è meglio mettere sotto una mano di Magic Paint, sopra una mano di Magic Wall, giusto per l'aggrappaggio. Invece oggi ho una boiserie grezza, di legno grezzo, il muro è grezzo e non avrò problemi né per l'aggrappaggio né per la tenuta del tempo. Su questa parete, che è molto ruvida, usiamo tutti quanti il merlino. Mi raccomando, su pareti ruvide mai il rullo, perché altrimenti non andrebbe dentro al grano del muro. Colore steso con pennellata circolare o disomogenea. Così. Se siete bravi a stendere bene la pittura su queste superfici, basterà anche solo una mano. Quindi mi raccomando, buona la prima. Mentre i ragazzi stanno finendo gli ultimi tocchi da questo lato, questa parete è già ultimata. La prima mano, guardate come ha coperto. Adesso cerco di capire un attimino quando è ben asciutta, tra qualche ora, perché comunque siamo a novembre, fa freddo e l'umidità nell'aria è un po' elevata qua in Piemonte, quindi aspetto che secchi bene e che asciughi bene e capisco cosa fare nella seconda mano o se no qualche ritocco. Mi dedicherò però all'altro lato del portico, che ha una porta tagliafuoco bruttina normale, nuova, ma io vorrei farla scomparire totalmente sulla parete. Essendo una porta di ferro utilizzerò prima paint e poi wall. Come vedete questa parete è molto rovinata, ci sono alcune parti da ritoccare, questa parte nuova, questa parte cemento vecchio, ma noi la faremo diventare completamente omogenea. E questa porta nuova, una porta del locale caldaia, una porta che deve essere per obbligo di legge, ovviamente così, deve essere perfetta nel contesto, quindi noi la facciamo scomparire. Coloriamo prima con una bella mano di Magic Paint Dark Sand la base e la maniglia, tutto, e dopodiché stenderemo la wall ovunque, sia su parete che sulla porta. Prima di colorare con il rullo, con un bel pennello Elizabeth morbidino morbidino, passo il mio Dark Sand Paint sulle parti un po' più particolari, maniglia, le cerniere, tutti i punti che farei fatica a tingere con il rullo.
rullo carico, vernice bella pura e tingo la prima mano. Mi raccomando, per non fare segni non bisogna schiacciare il rullo va steso leggero. Carico e continuo. Bisogna aspettare che la vernice secchi bene, asciughi bene, per attaccare perfettamente alla base. Quindi quando si colorano materiali come il ferro, e per di più in un posto umido come l'esterno, a novembre bisogna essere un attimino attenti a queste cose. Una sola mano di wall ha coperto alla perfezione, guardate. Cioè il muro è spettacolare, sia la parte in cemento che la boiserie sono perfette. Quindi adesso cosa faccio? Con quello che ho avanzato, pochino, farò alcuni ritocchi, proprio dove vedo che magari c'è una striatura del pennello, ma è talmente poco che questo mi avanza e lo voglio avanzare perché metti caso che magari fra qualche mese svecco qualcosa o combino qualcosa, ho sempre un po' di colore fatto su misura per fare i ritocchi. Mi raccomando però, mai mettere acqua dentro perché altrimenti il ritocco poi si vedrà, importante. La mia mano di Magic Paint Dark Sand è asciutta e ora ho iniziato a colorare la parete con la wall Dark Sand, passerò anche sulla porta. E voi mi direte, Elisa, perché passare la wall se hai passato già la paint? Per due motivi principali. Uno, la finitura. Magic Paint è molto opaca, è gessosa, invece la wall è satinata e quindi ci sarà la stessa luminosità, anche se domani passerò l'idrorepellente anche sulla porta, però domani. Seconda cosa, perché la wall è eccezionale per gli esterni, anche se prendono tantissima luce, la percentuale di colore di pigmenti all'interno è talmente elevata che resiste per moltissimi anni e quindi la texture sia sulla parete che sulla porta sarà identica nel corso degli anni. Anche la paint è ottimale, però cambierebbe da porta a muro, invece in questo modo sarà sempre uguale la finitura, la luminosità e la colorazione. Una bella mano su tutta la parete, questa volta stesa a pennello e via. È passata un'intera notte e la boiserie è asciutta, le pareti bellissime, ma le pareti erano già asciutte ieri. Bisogna fare un po' attenzione quando si tratta di colorare comunque all'esterno mobili di legno, sui terrazzi, nei portici, nei prati, perché comunque quando siamo a novembre c'è questa umidità, cambia totalmente il tempo di asciugatura. Nel momento in cui però è veramente asciutta si mette la manina e si sente calore, si sente secchezza ed è completamente aggrappato alla base. Quindi che sia Magic Paint o Magic Wall l'importante è che aggrappi alla base con la tempistica giusta di asciugatura. Ora faremo una cosa per cui è ancora più importante avere il giusto tempo e la giusta tempistica di asciugatura. Quindi stenderò l'idrorepellente su questa parte di boiserie che è più esposta all'acqua e sulla porta in ferro che ieri abbiamo colorato, perché sono comunque le due cose a cui sono più soggetti i cambiamenti climatici e gli schizzi di acqua,
e non sono materiali come pareti, ok? Ricordate sempre, su tutto ciò invece che muro non è il caso di passare l'idrorepellente, perché le pareti respirano, con la Magic Wall hanno comunque un buonissimo scambio termico e respira benissimo la parete, quindi non ci sono problemi né di muffa né di nessun altro tipo di intemperie, acqua, umidità, e quindi non dovete passare l'idrorepellente sulle pareti. Lo passiamo in questi casi solamente su boiserie che è legno e quindi si muove, ha bisogno di essere più protetta, e della porta in ferro, così non subirà graffi e urti e terrà ancora meglio alla pioggia che andrà contro. Per fare tutto il portico, quindi per fare la boiserie e la porta, mi basteranno sicuramente sui 200 grammi di idrorepellente. In questo caso metto 200 grammi di base A, 20 grammi di catalisi e un goccino di acqua dagli 8 ai 10 grammi. Bilancia. Aggiungo la catalisi che ho già usato più di una volta e come vedete io conservo sempre con il tappino e un po' di pellicola. Questo aiuta a far sì che la catalisi tenga tantissimo tempo. 20 grammi. Perfetto. Mi raccomando, quando chiudete la catalisi, un po' di carta intorno, il tappino, e assolutamente chiudere bene bene, si conserva tantissimo tempo. 8-10 grammi di acqua, diciamo che se siete in estate magari va bene anche 10, d'inverno non più di 8. Giriamo bene 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 e creiamo il composto perfetto. Liscio, omogeneo, senza grumi, mi raccomando. L'idrorepellente vi dà una garanzia di appunto tenuta degli agenti atmosferici veramente elevata, ma c'è solamente una cosa che può inficiare la sua funzionalità, ovvero che non faccia bene la sua catalisi. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui l'avete steso piove o non ha il giusto tempo per asciugare. Ecco, quello è riduttivo al massimo, non farà sì che appunto l'idrorepellente aggrappi bene, catalizzi bene, quindi non proteggerà. Se volete che l'idrorepellente faccia un buon lavoro per tantissimi anni, dovete essere sicuri che nel momento in cui voi stendete l'idrorepellente abbia il tempo giusto per asciugare. Non me lo fate la sera, se poi la sera magari viene la rugiada, piove, gela o fa altro, perché mi raccomando è importantissimo capire che va steso nei momenti giusti per far sì che possa seccare e asciugare. Io ora sono di mattina, sono quasi le 10 e mezza, ed ho tutta la giornata davanti di sole per far sì che passi aria, circoli aria, quindi può seccare in superficie, ma poi può anche asciugare bene in profondità, va bene? Se poi volete dare una seconda mano, d'estate ci sono delle tempistiche, d'inverno le tempistiche si allungano, quindi non mi potete dare una seconda mano di repellente questa sera, no, piuttosto domani se fa particolarmente caldo o batte il sole, oppure anche 2 giorni. Per la stesura dell'idrorepellente vi consiglio di utilizzare o il pennello Super Silk, che è perfetto come setola, va benissimo poi anche per stendere la pittura e per stendere il protettivo normale, altrimenti l'Elizabeth, che è molto morbida però con una setola diciamo affilata che vi permette di andare anche negli intagli. Non usate un qualsiasi pennello perché vi assicuro che la stesura non potrebbe essere uguale. Un altro trucco per avere un risultato perfetto con l'idrorepellente è tirare al 100% il composto. Non deve essere steso spesso, abbondante, e se partite con più prodotto poi dovete tirarlo. È molto facile perché ha una texture proprio vellutante, quindi quando voi lo stendete vi sembrerà quasi un burro. Ma vi assicuro che una volta asciutto diventerà completamente trasparente, solo se lo avete tirato bene. Molti di voi a volte per garanzia magari di tenuta lo stendono spesso perché pensano che stendendolo spesso diciamo protegga di più. Nulla di più sbagliato, protegge bene solo se steso molto fine e sottile. Se va dentro e si vede un po' di più io tolgo e affilo anche qui, perché altrimenti asciugandosi si vedrebbe bianco e io non voglio. Faccio i bordi e dopodiché continuo.
Stendo l'idrorepellente anche sulla porta in ferro, che è ben asciutta. Mi raccomando, se volete avere una stesura disomogenea lo potete fare anche con l'idrorepellente, quindi la finitura liscia, pulita, se volete, con lo stesso pennello, seguendo tutte le nostre regole, pennellata incrociata e allisciandone la lunghezza. Ma se su una porta tipo questa, che ha contatto con un muro molto ruvido, volete creare una superficie disomogenea, lo potete fare anche con l'idrorepellente, così. L'importante è non perdere neanche un centimetro di stesura, perché in quel punto si potrebbe assolutamente insinuare l'acqua e non sigillare la superficie. Tiriamo comunque bene, ma se noi siamo sicuri di aver steso in modo omogeneo, l'idrorepellente andrà a sigillare la tonalità e lascerà una texture sulla superficie molto bella. Anche questo restyling è finito. Ve lo aspettavate così? Un po' sì, ma non così bello. E tu? Sono d'accordo. E il colore ve lo aspettavate così? No. Però ci piace. Questo perché glielo faccio dire? Perché spesso immaginiamo miscelando dei colori che escono alcune tonalità e poi invece decidiamo che strada facendo è più bello più scuro, più chiaro, o magari su quel tipo di muro di boiserie starebbe bene una tonalità che non ci aspettavamo. E così è andata a finire. L'eleganza però che, diciamo, trasuda è pazzesca e non l'avrei mai detto, soprattutto abbinando dei beni di recupero come delle boiserie che stavano per essere buttate in discarica, semplicemente sistemate da un bravo falegname e messe in bolla, dritte. Il tavolo l'avete sicuramente visto in un video poco tempo fa ed è un bellissimo tavolo che ho recuperato in un mercatino in Francia. Le sedie anche sono state tutte quante cercate scrupolosamente, sverniciate, passate a cera e a olio. E tutto quello che voi vedete me lo sono immaginato per tantissimo tempo ed è una soddisfazione pazzesca oggi vedere come sta bene tutto insieme, grazie anche all'aiuto di Luca che ha saputo miscelare tutti i componenti veramente con tanta maestria. Emma, è stato faticoso? No. Ti sei proprio divertita stavolta? Sì, stavolta sì. Perché alla fine è così, è divertente, non è faticoso, immaginarselo e realizzarlo è divertente. Buttatevi. Ciao!